Rieccoci qua cari amici del canale, oggi andiamo sulla serie di video che riguarda la 48 volt 6 kW, dove avete visto molti di voi hanno realizzato veramente l'impianto e siete tantissimi. Lì abbiamo 48 volt 6 kW con l'inverter toroidale, le batterie sono 16 celle in serie dell'azienda Mani che rappresento sul mio canale, di cui ci sono i link qua sotto, azienda ormai consolidata e affidabile. Ebbene, molti di voi mi hanno scritto ed è per quello che ho deciso di fare questo video che continua quella serie, cioè coloro che non vogliono fare il mega impianto ma che continuano ancora sulla 48 volt 6 kW. Ebbene, in questa serie di video si vede l'utilizzo di batterie LiFePO 4, abbiamo l'inverter toroidale arancione, così come viene chiamato, e abbiamo l'utilizzo del BMS. Dal momento che il BMS non è come l'Elerix, che è un attivatore di protezioni, ma lavora in maniera passiva, ovvero sgancia se stesso, sgancia le batterie, e quindi non avevamo una protezione per quanto riguarda l'ingresso dei pannelli, rischiando di bruciare quindi il regolatore di carica esterno. Ecco che ho deciso di realizzare un riduttore di tensione che portasse la tensione della 48 volt a livello dell'SSR, ovvero un relè allo stato solido, questo, che ha la funzione di, come tutti i relè, chiudere o aprire un circuito. Bene, questo relè attivato dal BMS, ovvero quando il BMS sgancia, non c'è più corrente su questo relè, ebbene lui apre il circuito sganciando i pannelli. Questa è una protezione possibile sull'impianto, ma non è una protezione per gli inverter ibridi, che avendo invece un regolatore di carica incorporato, il momento in cui si sgancia il BMS, ebbene non abbiamo nessuna protezione. Per quanto adesso si stiano cercando di creare degli inverter che anche a fronte di sgancio della batteria siano protetti eccetera, ma ancora non è così. Tenete presente che se si sgancia la batteria dall'EPEVE, il regolatore di carica, o dall'inverter ibrido, una volta, due, tre, non lo so, non sempre si brucia, ma dalle domande fatte verso i fornitori, cioè a fronte di sgancio batteria si brucia il regolatore di carica, che sia EPEVE o ibrido, anche di grandi marche europee che tutti conosciamo, ebbene la risposta di questi fornitori è sempre sì. Qualcuno mi ha risposto meglio non sganciare, per me significa sì, si brucia lo stesso. Ebbene, proprio per questo è stata creata questa serie di video con la protezione del relè SSR, Solid State Relay, cioè relè allo stato solido. Ebbene, cosa succede? Per impianti a 12 volt agganciamo direttamente all'SSR, impianti a 24 volt anche, ma l'impianto a 48 volt non può essere agganciato direttamente agli SSR perché la tensione di lavoro è 3 volt, 32 volt. Ebbene, se agganciamo un 48 volt, quindi un impianto classico che stiamo facendo tutti, che sia la 48 volt 6 kW o il mega impianto, ebbene cosa succede? L'SSR si brucia. Io costruì, molti di voi l'hanno fatto, quindi ho tantissime schedine PCB. Ebbene, avevo costruito su questa qua, una sottile lunga, che ha le giuste proporzioni e i giusti fori. In questa 1000 fori avevo consigliato di inserire dei diodi 1N eccetera, dove messi in serie ognuno di loro faceva calare la tensione gradualmente fino ad arrivare a circa 18 volt. Ebbene, con questi 48 diodi in serie avevamo portato l'alimentazione dell'SSR a 18 volt. Lui funziona da 3 a 32, quindi andava benissimo. Qual è la problematica? Alcuni di voi mi hanno chiamato e mi hanno detto, attraverso Messenger, attraverso i messaggi sul canale, li potete leggere tranquillamente, mi hanno detto: Gianni, io non ce la faccio, io faccio il muratore, cioè il dito più piccolo è uguale al mignolo, è come un pollice, quindi non hanno questa manualità col saldatore, anche perché questi diodi sono veramente piccolissimi,
sottili da inserire nei buchini, poi fare saldature zin 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 precise uno dopo l'altro. Ebbene, facevano dei ponti di stagno, dei malloppi in cortocircuito, eccetera. Allora ho deciso di presentarvi adesso questo riduttore di tensione che ha proprio lo scopo di alimentare l'SSR. A che tensione sarà alimentato? A 24 volt, quindi da 3 a 32, 24 è l'ideale. Ebbene, questo è un prodotto molto semplice, fatto di 3 resistenze. Qui potete scegliere tante tipologie, io ho scelto un K, e poi ci sarà anche a comporlo un diodo Zener. Questa è una cosa piccolissima, questa ha la funzione di stabilizzare. Praticamente il diodo Zener si acquista della tensione che volete e questo la mantiene lì. Attenzione, la mantiene, ma l'amperaggio deve essere bassissimo. Non potremo mai attaccare un diodo Zener di questa portata per quelli che sono assorbimenti elevati, quindi non illudetevi, non è un riduttore di tensione, ho fatto un caricabatterie, un trasformatore, un alimentatore stabilizzato, no, ci sono tutta una serie di circuiti, bisogna tenere conto di ripple che escono dai raddrizzamenti, poi ci vanno i condensatori, oltre ai ponti diodi e quant'altro. Questo Zener insieme alle resistenze ha la funzione, e ve lo faccio vedere adesso in tutti i dettagli come avviene su questo canale, ha la funzione proprio di ridurre i 48 volt attraverso le resistenze e poi stabilizzarlo a 24. A questo punto, dai test che vedrete, tutto funziona perfettamente. Questo l'ho fatto per coloro che, avendo le mani troppo grosse o non avendo esperienza con le saldature, avevano serie difficoltà e mi dispiaceva lasciare questi ragazzi che dovevano chiedere aiuto ad altri elettricisti, amici, eccetera. Comunque grande collaborazione nel canale, però in questo modo creeranno questa schedina, ragazzi, è la stessa schedina ma con 3 resistenze e un diodo Zener che vedete qua sotto. Ebbene, è una cosa molto semplice che molti di voi mentre stanno guardando stanno dicendo grazie Gianni, era ora, te l'ho chiesto 100 volte. Ebbene, è arrivata. Allora, intanto cominciamo a spiegare un po' di cosettine importanti sull'SSR, sulla sua funzione, su alcune nozioni che dovete sapere affinché non si bruci, perché a volte succede che non seguendo i consigli di questo canale, pensando che sia meglio così o cosà, alcuni amici del canale hanno anche fatto qualche danno, ovvero hanno bruciato l'SSR. Vediamo il perché. Lo scopo di questo canale è aiutarvi a realizzare il vostro impianto. Dovete avere cognizione di causa, valetevi di esperti, quello che volete voi, ma sempre in una maniera graduale, lenta, che porti chiunque, non solo i professionisti, a creare la propria energia elettrica. Questo è un video che voi che siete all'inizio, state guardando, già vi spaventate perché avete visto dei componenti elettronici e non sono capace, come farò, eccetera. Invece vi anticipo che sarà una cosa semplicissima. Buona visione, 4 secondi. Ebbene, iniziamo subito col dire che l'SSR è un relè, ma essendo un relè particolare che ha un consumo bassissimo, siamo intorno agli 8-10 mA, cioè niente, è incentivante perché noi andiamo ad attivare l'ingresso fotovoltaico non consumando corrente. Però cosa succede? Il passaggio della corrente attraverso l'SSR in realtà consuma un po' di watt. Questi watt non sono tanti, ma gradualmente, minuto dopo minuto, ora dopo ora, crea un surriscaldamento. Ecco perché l'SSR è un bel relè, ma va accompagnato da un dissipatore. Ora, alcuni amici del canale, pensando e toccando, non sentendolo caldo, l'hanno messo così, puro, e l'hanno attaccato al muro, piuttosto che hanno pensato che bastasse una superficie tipo una barretta di metallo, l'hanno attaccato su lì, tanto dissipa, ma non è così, perché il graduale innalzamento di temperatura, vedete che dietro c'è anche un supporto di rame stagnato che serve da conduttore di cosa c'è dentro, no? Qui c'è un diodo una fotoresistenza, insomma
È un meccanismo semplice, fatto bene, però deve dissipare. Ecco perché ragazzi, non montate l'SSR libero pensando che sia un optional la letta di raffreddamento, ma l'SSR va montato su una letta di raffreddamento significativa, come questa. E quando dico questa, non dico all'incirca così, dico da così in su. Cioè, se voi mi chiedete, ma la letta di raffreddamento io ne ho una molto grossa, non è troppo? No, meglio. Cioè, più togliamo temperatura, meglio è. Ovvio, non stiamo creando una stufetta, non è che questo vi assorbe l'impianto fotovoltaico. Se avete, come in questo caso, nei test che sto facendo, un impianto da 3 kW, voi perdete circa 10, 12, 15 watt su un impianto da 3 kW. Quindi nella giornata salvate l'impianto e su 5 ore di produzione classica estiva o 2,5, 3 invernale, che sono il range della massima potenza, avete perso veramente poca roba, 50, 70, 80 watt per salvare l'impianto, e avete inserito invece magari 15, 16, 18 kW d'estate, kilowattora d'estate e 10, 9, 11 kWh in inverno. Bene, quindi ricordate, è fondamentale che il relè debba essere sovradimensionato. Io consiglio per impianti normali lo ZGT 400DD, ok? E la letta di raffreddamento minimo questa. Vedete la superficie? Ve la faccio vedere così, così e così. Bene, questo è un buon dissipatore. Ci sono anche doppi, ci sono quelli con l'incavo per mettere l'SSR e con le alette laterali, ancora meglio, quindi più grosso è, meglio è. Allora, cosa ho fatto vedere l'ultima volta mentre ho parlato dei diodi di blocco? Ho fatto vedere anche le alette dove io ne avevo costruita anche una, ci possiamo ingegnare, lo si fa per tantissimi altri prodotti. Ebbene, importantissimo, questo che dritto è così, non va in realtà installato così, voi lo vedete visivamente bello, ma le alette non dissipano, non c'è la salita termica. Questo va installato così, dove la letta di raffreddamento ha la salita termica che asporta l'alta temperatura che si può creare e quindi la mantiene, c'è il flusso verso l'alto della dissipazione. Cosa si può fare anche? Si può qua sotto installare una ventolina con un piccolo sensore di temperatura che quando raggiungiamo 50 gradi, non esageriamo, a 50 gradi tic, parte una ventolina che lo raffredda, ma è esagerato, questo è un di più. Invece in questo modo, questo ha funzionato per un anno prima che smantellassi tutto, un anno e un mese e mezzo, senza nessunissimo problema, dissipando un po' di temperatura. Del resto in un impianto fotovoltaico noi andiamo costantemente ad assorbire corrente. Pensate che, e lo sapete, i miei impianti vogliono essere sobri, leggeri, 2 cavi e basta, con tutte le protezioni. E le protezioni sono quelle che ingombrano i miei impianti, se no sarebbero veramente 2 cavi e basta. Ebbene, se cominciate a mettere schermi, impianti, situazioni wifi, quindi apparecchiature per la domotica e quant'altro, che li metteremo anche nei nostri impianti, ma saranno lo step successivo, quello del piacere. Non possono diventare già tutti questi 50, 70, 100 watt di assorbimento su un impianto. Tenete presente che già i toroidali assorbono circa, se comprate un Victron siamo sui 2, 5, 7, 10 watt. Se andate in economy siamo a 2 watt sul Victron, siamo a 20 watt se andate in always ready, sarebbe sempre pronto. Il toroidale siamo sui 30 watt, se siete su un ibrido siamo minimo 70 watt, alcuni nuovi ibridi 50, ma siamo sempre 70, 90, 100 watt. Cioè quando abbiamo un inverter che ci assorbe 100 watt sono 2 kW e 4 al giorno, li abbiamo prodotti in eccesso per buttarli lì. Allora non aggiungiamo già questi sprechi, quello che può essere strumentazione inutile. È ovvio che sto parlando della strumentazione inutile, ma se invece è utile e piacevole, come vedrete anche sul mio canale, creare anche la domotica, creare la supervisione degli impianti, tanti sistemi di controllo, luci che appaiono e che ci danno al nostro impianto una visione un po' fantascientifica e quindi piacevole di quello che abbiamo creato, allora non è uno spreco. Quello è il piacere di aver costruito qualcosa di elettronicamente bello anche da vedere. Sapete che su questo canale si tende a impianti minimalisti,
Non mi piacciono quei quadri dove si attacca un Helix e poi ci sono 30-40 supporti ulteriori tra magnetotermici, sensori e quant'altro. Se vi piace fatelo, lo faremo anche qua, ma deve essere un di più. Tutti i nostri impianti devono essere quanto più semplici e risolvibili. C'è un problema, cos'è? Questo, quello o quell'altro? Non dobbiamo andare a percorrere un manuale di istruzione. Detto questo, torniamo sul parametro. Adesso scenderemo in laboratorio per vedere proprio la semplice costruzione in tutti i dettagli di questa schedina che serve ad abbassare la tensione da 48 volt a 24 volt. Innanzitutto vi voglio parlare prima di una cosa. Ragazzi, il diodo Zener, abbiamo detto che è uno stabilizzatore. Questo viene collegato tra il polo positivo e negativo dell'apparecchio che stiamo costruendo. Ebbene, questo si compra già con la tensione giusta. Io ho comprato un 24 volt perché, lo sapete oramai tutti voi, se devo abbassare da 48 a 24 ho un certo livello di discesa, quindi un assorbimento inferiore. Se devo abbassare da 48 a 12, da 48 a 5, ebbene il lavoro dell'elettricità richiede uno sforzo superiore. Qui passano correnti bassissime, quindi dobbiamo andare a creare un impianto che, scusate, un PCB, un circuito che debba assorbire, deve essere utilizzato per un utilizzatore che assorba veramente pochissimo. Ora, perché lo sto facendo? Per l'SSR, perché questo strumento, l'ho detto all'inizio, assorbe 8-10 mA. Non pensate, lo ribadirò anche dopo, che con una schedina di queste che porta da 48 a 24 volt voi potete alimentare qualcosa di 1 ampere, ma neanche di mezzo ampere. 500 mA è già tantissimo, vedreste che scalda tantissimo fino a bruciarsi. Andiamo avanti ragazzi, spero di essere stato chiaro. Questo è un video che vuole nella sua semplicità chiarire argomenti tecnici importanti per tutti voi che fate il fai da te. Per creare quindi il nostro riduttore di tensione, vi ricordo che questo consuma intorno ai 10 mA, quindi stiamo creando un riduttore di tensione che non ha per nulla una grande portata. Ecco perché possiamo avvalerci di cose semplici come le resistenze e i diodi Zener. A questo punto questi sono tutti gli attrezzi che ci servono. Qui vi sono diverse schedine che ho, adesso sceglierò quella più idonea, probabilmente questa, con la quale andrò a saldare gli elementi, e poi un cavo di connessione, lo stagno e il saldatore. Procediamo. Il primo step sarà andare a posizionare le resistenze in serie. Come vedete qua le ho posizionate tutte pronte per essere saldate in serie. Questo è il primo step. Una volta saldate le resistenze, vedete, tagliati i capi, il lavoro è un lavoro di fino, vedete, non dovete fare malloppi di stagno. Adesso andiamo a connettere anche il diodo Zener e a saldarlo. A questo punto, una volta posizionata la nostra schedina PCB, andiamo a creare tutta la linea conduttiva del polo positivo tra una resistenza e l'altra. Quindi una volta create le saldature in ingresso e in uscita verso l'SSR, a questo punto ho saldato un pezzo di filo che va direttamente all'uscita. Questo è il negativo, quindi qua andranno il positivo che passa dalle resistenze, il negativo che va direttamente, e qua ci sono le uscite positiva e negativa delle nostre connessioni. Terminata questa, sganciamo e vi faccio vedere il dietro. Dietro praticamente ci sono le resistenze. Questo, vi ricordate, il positivo lo giriamo ed è questo qua a destra, cioè positivo con le resistenze e negativo direttamente qua col filo di rame metallico. Vedete che qui ho saldato in questa connessione questo diodo Zener che stabilizza, e ovviamente ho posizionato il diodo nella maniera corretta, ovvero con la sua tacchettina verso il polo positivo, cioè qua, non va messo al contrario. Vediamo se riesco a zoomarvelo un po', in modo che
capite il posizionamento. Bene, procediamo adesso con la saldatura di questi cavi, giusto per fare un test. La connetterò alla 48 volt e vediamo le tensioni in uscita e il funzionamento dell'SSR. Chiaramente una schedina la vedete molto più semplice di quella precedente per coloro che non vogliono saldare tutti i diodi in serie. Chiaramente questo è un riduttore di tensione che funziona e fa funzionare apparecchi da pochi milliampere. Difatti l'SSR, che funziona con 10 milliampere circa, anche meno a volte, questo va benissimo, ma non possiamo usare questo come riduttore di tensione pensando di portare la 48 volt alle tensioni che vogliamo noi e avere grandi portate, ma neanche un ampere, quindi veramente è un riduttore di tensione di pochissima portata, cioè l'amperaggio qui veramente si parla di milliampere, ok? Ed ecco realizzata la schedina nella sua totalità, quello che dicevamo prima, con le uscite, non bisogna sbagliare ovviamente, positivo e negativo da connettere all'SSR. Qui ne ho preso uno a caso, chiaramente per gli impianti consiglio sempre lo ZGT400DD, non questo che ha altre funzioni. Con le resistenze, e qui vediamo la connessione che adesso andremo ad attaccare direttamente alle batterie LiFePO 4. Vediamo innanzitutto di misurare le tensioni e dopodiché far funzionare il nostro relè allo stato solido. Innanzitutto ho attaccato sulle barre equipotenziali il cavo che alimenta la schedina che abbiamo appena creato. Qui c'è il coccodrillo negativo e qui c'è quello positivo, quindi questo cavo è esattamente quello che alimenterà questa schedina, vedete, in ingresso positivo e negativo. A questo punto abbiamo l'uscita, andiamo a misurare qual è la tensione in uscita. Avendo messo ovviamente un diodo Zener da 24 volt dovrà necessariamente essere 24 volt. Adesso agganciamo, vedete ho fatto una cosa volante per farvi vedere giusto la tensione. Attacchiamo il nostro multimetro, questo è il positivo, questo è il cavo negativo, ecco, perfettamente 24 volt. Questo è esattamente quello che viene gestito dal diodo Zener che stabilizza la tensione, quindi 24 volt in uscita. Adesso andiamo a connettere il nostro SSR e vediamo poi se c'è anche una caduta di tensione con solamente 10 mA di assorbimento. Ecco qui connesso il negativo, cioè il polo, il meno negativo dell'SSR. Adesso andiamo a connettere il polo positivo e vediamo se si accende la spia di chiusura del circuito. Eccolo qua, perfettamente. Stacchiamo, attacchiamo. Cioè questo SSR funziona perfettamente con questa schedina che riduce la tensione e la porta ai livelli accettati dall'SSR, che ricordo, ed è anche scritto, vedete, da 3 a 32 volt. Io ho scelto apposta la 24 per non abbassare troppo la tensione e quindi far surriscaldare lo Zener. In questo modo la portiamo da 48 a 24 e siamo a posto così. Adesso lo attaccheremo fisso per vedere se col multimetro abbiamo un calo di tensione o se rimane stabile la 24 volt. Ecco qua, mi sono posizionato per farvi vedere la tensione. A questo punto appoggiamo il meno, il più e vediamo la tensione rilevata. Vedete? 15,8 significa che il relè sta funzionando a 15,8 volt, eppure vedevate che a vuoto era 24. Questo perché? Perché ovviamente a fronte di un assorbimento c'è il calo di tensione, piccolo assorbimento anche di energia e quindi un leggerissimo surriscaldamento probabile del diodo Zener. Ma questo vi fa capire che non potete attaccare più di qualche milliampere. Ecco perché questo non è un riduttore di tensione, non è un alimentatore stabilizzato. No, questo è un abbassatore di tensione con resistenze e diodo Zener che riesce a mantenere abbastanza stabile il tutto, facendo funzionare quello che è veramente un bassissimo assorbimento, cioè il relè SSR.
Bene ragazzi, ho voluto lasciare appoggiato sul tavolo dove c'è montato adesso una delle parti del mega impianto, cioè il primo step, e l'ho lasciato appoggiata qua. Qui chiaramente usiamo l'Elerix, non è l'impianto 48 volt 6 kW, ok? Dove si usano appunto gli SSR. Bene, lasciato appoggiato qua per mezz'ora, sono andato a misurare la temperatura della schedina. Prima vediamo per terra la temperatura ambientale 17,4, ok? Dovete guardare quello blu che è la massima, ok? Adesso ci dirigiamo, questo è l'ambiente, allora ci dirigiamo adesso sulla schedina e vediamo che cosa segna, ovvero andiamo sulle resistenze, andiamo sul diodo Zener e vediamo che da 17,4 la temperatura massima rilevata, la vedete, è 22,2, quello in blu. L'altra bianca è temporanea, quindi 22 gradi, da 17,5 a 22, praticamente dopo mezz'ora ha preso 5 gradi, cioè il nulla. Anche ovviamente l'SSR e non scalda per niente, questo siamo a 18,8, 18,9, 19,1, ok? Forse perché c'è il LED, ho puntato il LED che è un pelino più tiepido. Bene, tutto quindi a bassa temperatura. L'ambiente siamo bassissimi perché siamo a 17,2, che è l'ideale veramente. E quindi tutto rimane senza surriscaldamenti. Adesso voglio provare con lo ZGT, quello che invece utilizziamo noi, che ha comunque lo stesso consumo, e vediamo il comportamento in termini di temperatura. Ed ecco installato, e ho aspettato per vedere se si surriscalda la schedina PCB. Invece vediamo che le temperature sia delle resistenze che dello Zener sono sempre intorno ai 20 gradi, vedete? Adesso vediamo un punto dove era, eccolo qua, come era prima, e lo Zener leggermente più tiepido, quindi abbiamo 21,2, vedete? Quindi temperatura veramente veramente bassa anche con lo ZGT. Se noi andiamo a puntare anche sullo stesso SSR, vediamo 24 gradi, perché ho puntato chiaramente sul LED che è leggermente più tiepido. Bene, quindi tutto sempre bello freddissimo. Chiaramente la letta di raffreddamento invece è 18,3, come l'ambiente, più il fatto che l'ho toccata io con le mani. Bene, adesso andiamo a misurare il consumo, cioè questa schedina che deve alimentare l'SSR, vediamo che quanto ci consuma dall'impianto. Ovviamente io lo so già, cioè pochissimo, ma voglio andare a farvelo figurare. Qui vedete che ho separato i cavi rosso e nero, perché ovviamente quando andiamo con gli amperometri bisogna sempre andare su un cavo solo. Quindi metterò il cavo all'interno del positivo e vediamo gli ampere. Eccoli qua, 20, anche meno, vedete, siamo sui 15, 18, insomma meno di 20 mA è il consumo di questo SSR con questa schedina, quindi veramente bassissimo. C'è uno shake, vedete, un'oscillazione probabilmente tra il 19 e il 20, eccolo qua, 20 mA è quello che è il consumo di tutto questo meccanismo, praticamente nulla, cioè questo quando è in funzione, che ci sia sole o no, veramente consuma pochissimo. Ragazzi, è stato un video molto tecnico, ma spero semplice. Spero abbiate imparato, capito tante cose fondamentali per la vostra cultura personale, per il vostro impianto fotovoltaico. Come al solito, se volete iscrivetevi a questo canale di intraprendenza, e vi saluto e grazie di aver visto anche questo video. Buona giornata.